Un saluto cordiale e benvenuti. Oggi ci immergiamo in un argomento davvero affascinante. Come facciamo a misurare le capacità che sembrano quasi magiche dell'intelligenza artificiale? Beh, con un nuovo modello che esce praticamente ogni settimana, questa è la domanda da $1 milione, sia per chi li crea sia per chi li usa. Come si fa a capire se c'è stato un vero salto di qualità? Ecco, questo vecchio detto non potrebbe essere più vero oggi, nell'era dell'intelligenza artificiale. Avere un metro di giudizio, oggettivo, affidabile, è semplicemente fondamentale per capire dove stiamo andando. E per risolvere questa sfida, l'industria si affida ai cosiddetti benchmark. Allora, pensiamogli un po' come degli esami standardizzati, proprio come quelli della scuola, ma per le intelligenze artificiali. Servono a dare i voti, a fare una classifica e a capire chi è davvero il più bravo. Diamo un'occhiata al nostro percorso di oggi. Partiremo dai test di conoscenza e ragionamento, per poi spostarci su abilità più pratiche come la programmazione e la sicurezza. Affronteremo un tema spinoso, quello della contaminazione dei dati. Vedremo come valutare l'IA in modo più responsabile e, alla fine, tireremo le somme. Ok, iniziamo dalle basi. Vediamo subito come si mette alla prova la cultura generale di un'intelligenza artificiale, in un modo che ricorda molto da vicino un esame universitario. Uno dei benchmark più famosi è l'MMLU. Immaginate un esame gigantesco a scelta multipla, che spazia su ben 57 materie diverse. L'obiettivo? Verificare quanto è vasta la conoscenza del mondo di un modello, dalla fisica alla filosofia. Ma la cultura generale, si sa, non basta per definire un'intelligenza di livello superiore. Per capire se un'IA è un vero esperto, servono prove più ardue. Ed è qui che entra in gioco l'MMMU, un test che copre discipline professionali super specialistiche. E qui la cosa si fa davvero interessante. L'MMU non si limita a fare domande testuali, no, sottopone ai modelli problemi complessi e multimodali che mettono insieme testo e immagini, come l'analisi di una risonanza magnetica o l'interpretazione di un complicatissimo schema elettronico. E pensate, questo test è così difficile che persino un modello potentissimo come GPT-4V arriva a malapena al 56% di risposte corrette. I migliori esperti umani sfiorano il 90%. Questo ci fa capire una cosa: la strada per raggiungere l'intelligenza di un vero specialista è ancora bella lunga. Certo, sapere le cose è fondamentale, ma un'intelligenza artificiale deve anche saper fare le cose, e in modo sicuro. Quindi andiamo oltre la teoria e vediamo come si misurano le abilità pratiche e l'affidabilità. Per valutare le capacità pratiche, un test molto noto è Human Eval. Questo non è un semplice quiz, è un vero e proprio colloquio di lavoro per programmatori. All'IA viene chiesto di scrivere codice funzionante per risolvere problemi concreti. Il punteggio si calcola con un metodo particolare chiamato Passat-K. In parole povere, si danno al modello K possibilità, K tentativi per risolvere ogni problema. Se anche solo una di queste soluzioni funziona e passa tutti i controlli, la prova è considerata superata. E questi punteggi ci raccontano una storia di progresso a dir poco incredibile. Siamo passati dai primi modelli che a fatica arrivavano al 20% a quelli di oggi che superano l'80% e a volte anche il 90%. Praticamente siamo al livello di programmatori umani molto esperti. Ma la bravura non è tutto. C'è anche bisogno di testare, diciamo così, il carattere di un'IA. Benchmark come Truthful QA o BBQ servono proprio a questo, a valutare se un modello è onesto, se ha dei pregiudizi, per essere sicuri che sia non solo intelligente, ma anche equo e sicuro. A questo punto tutto sembra funzionare alla perfezione. Test robusti, punteggi chiari, ma attenzione, c'è una complicazione, un potenziale trucco di cui dobbiamo assolutamente parlare. Il dubbio ameltico è questo: e se l'IA non stesse davvero ragionando per risolvere i test? E se invece stesse semplicemente ricordando le risposte corrette perché le ha trovate da qualche parte negli immensi archivi di dati di Internet su cui si è addestrata? Ed ecco il problema cruciale: la contaminazione dei dati. È la differenza tra la vera capacità di generalizzare, cioè imparare una regola e applicarla a problemi nuovi, e la semplice e banale memorizzazione. Il rischio ovviamente è di avere punteggi altissimi che però non riflettono una vera intelligenza.
E non è solo un'ipotesi, eh. Gli stessi ricercatori confermano che il problema è serio e molto diffuso. Alcuni studi hanno dimostrato che questa contaminazione può gonfiare i punteggi in modo pazzesco, facendoci credere che un modello sia un genio quando in realtà ha solo copiato. Quindi il punto è questo. Non ci si può fidare ciecamente dei numeri. Bisogna cambiare approccio, adattare i metodi di valutazione per smascherare i copioni e avere un'idea onesta di cosa un'IA sa fare veramente. Per fortuna la comunità scientifica si sta già muovendo. L'idea è di usare un approccio molto più completo e astuto. Non un solo esame, ma tanti test diversi, specifici per ogni settore e soprattutto test progettati per mettere in difficoltà i modelli, per vedere se ragionano o se ripetono a pappagallo. Bene, siamo arrivati alla fine di questo viaggio nel mondo piuttosto complicato della valutazione dell'intelligenza artificiale. Facciamo un rapido riepilogo dei punti chiave. Insomma, se c'è una cosa da portarsi a casa è questa. Misurare l'intelligenza artificiale è un compito tanto complesso e importante quanto costruirla. È una sfida che ci costringe a migliorare continuamente i nostri strumenti per stare al passo con una tecnologia che corre a una velocità impressionante. La tecnologia dell'IA continua a evolversi a un ritmo incredibile e noi continueremo a esplorarla insieme. Per oggi è tutto. Grazie per aver seguito questa analisi. Da parte di tutto il team vi auguriamo un sereno Natale e delle splendide festività.